Benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video tutorial non vi farò vedere la lavorazione della cloche di base perché esiste già un video su come realizzarla e troverete il link di riferimento nell'info box. Vi mostrerò invece come fare le due applicazioni. Buona visione! Ho tagliato due pezzi delle anime del rigilene e misurano ciascuna 41 cm e mezzo. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, vi faccio vedere cos'è il rigilene. Serve per irrigidire le tese dei cappelli. Io in commercio lo trovo un pochino troppo alto e quindi lo taglio per la lunghezza. Se lo avvicino, comunque si intravede anche così, ecco, ci sono 4 anime al suo interno. Adesso prendo un pezzo già tagliato a metà, così vi faccio vedere cosa sono. Questo è ultra rovinato perché lo uso spesso per dimostrare di cosa sto parlando. Nel tagliarlo può succedere che si sfilaccia e quindi escono fuori quelle che io chiamo le anime del rigilene, ma in effetti sono dei fili plastificati. Quindi quando mi succede questo, le utilizzo per creare delle applicazioni un po' particolari. Quindi adesso cominciamo con una di queste. Ho già unito i due lembi, i due estremi e li ho bloccati con del nastro adesivo. Adesso facciamo il secondo. Scusate che non parlo, ma sono concentrata in questa semplice operazione, ma comunque infatti mi si è attorcigliato lo scotch, ma tanto questo ora lo taglio perché non è sufficiente metterne tanto. Allora, adesso io le devo unire insieme perché una da sola è troppo leggera. Questa goccia, maxi goccia o maxi petalo, come vedete fa una forma, lo sfondo è chiaro quindi si vede poco. Comunque vediamo se riesco a farlo vedere passando sotto un uncinetto. Esatto, vedete, ha una forma arcuata. Adesso le devo unire sempre con un po' di nastro adesivo insieme. Sono della stessa misura, quindi cerchiamo di fare questo lavoro in maniera che poi ci posso lavorare dentro come se fosse un anello magico senza problemi. Quindi così. Ovviamente poi questo nastro adesivo verrà ricoperto dal filato e comunque il gambo di questo maxi petalo verrà coperto dalla seconda decorazione. Ecco, sono riuscita a fissarlo bene. Questo è l'aspetto che ha in questo momento. Adesso iniziamo la lavorazione. Con il filato Bambi messo in doppio di colore bianco e l'uncinetto numero 3 dobbiamo lavorare dentro questo maxi petalo come se fosse un anello magico. Ci agganciamo. Io non amo fare i nodini, quindi mi aggancio in questo modo.
e dobbiamo fare un numero imprecisato di maglie basse in modo che si riempia tutto il cerchio. Io lo chiamo cerchio, ma in effetti non è un cerchio, come se fosse il cerchio magico. Quindi, poi le avvicinerò ovviamente al gambo, ma intanto le lavoriamo in una posizione comoda. Non le conto perché ho detto che è un numero imprecisato. Proseguo fino a quando ne avrò un numero, diciamo, un pochino più consistente. Ne ho lavorato un certo numero e adesso posso avvicinarle al gambo, piano piano facendole scorrere. Ecco, in questo modo. Adesso praticamente io continuerò fino a quando arriverò dall'altro lato. Ci vediamo alla fine del giro. Ho completato il giro di maglie basse. Ho già tagliato il filo perché i prossimi due giri saranno fatti con la lana di colore nero. Adesso sfiliamo il filo e prendendo l'ago da lana dobbiamo chiudere facendo una maglia invisibile, passando dietro, scusate ero fuori inquadratura, passando dietro il gambo, entriamo nella prima maglia lavorata e rientriamo nell'ultima lavorata, nel centro dell'asola dell'ultima lavorata. Adesso questi due fili li dobbiamo nascondere sul retro del lavoro per poi tagliare l'eccedenza. Ecco come si presenta il maxi petalo dopo la prima lavorazione con il filo bianco. Adesso con il filo nero sempre messo in doppio e l'uncinetto numero 3 ci dobbiamo agganciare a questo punto, portiamo il filo fuori e cominciamo a fare una maglia bassa in ognuna delle maglie basse sottostanti. Ne faccio vedere un paio, ma poi completo tutto il giro. Questa è la prima. La seconda. La terza. Ne faccio ancora un paio. La quarta. La quinta. Ci vediamo quando avrò completato tutto il giro. Ho finito il giro a punto basso con il colore nero, passando il filo dietro il gambo. Mi rendo conto che con il nero è un po' difficile fare vedere i passaggi, però insomma ci provo. Questo è il filo di lavorazione, l'inizio della lavorazione. Faccio l'ultima maglia bassa. Ecco,
Adesso devo fare tutto un giro completo a maglia bassissima lavorata in costa retro. Mi rendo conto che non si vede, ma comunque io ci provo. Il nero è un brutto colore per i tutorial, però cerco di farlo vedere al meglio. Scusate, ma purtroppo non si vede bene. Allora, entriamo nella costa retro per fare il punto bassissimo. Proseguo fuori dalle telecamere perché così non si vede niente. E ci vediamo quando ho completato tutto questo giro a maglia bassissima in costa retro e poi vi faccio vedere come ricoprire il gambo. Ho terminato anche il giro a punto bassissimo. Ehm, Ho tagliato il filo un po' lungo, sfiliamo l'uncinetto e ho anche nascosto tra i punti la codina di inizio lavoro del filo nero. Adesso prendiamo la colla universale e la mettiamo sul gambo, sia sopra che anche un pochino sotto, in questo modo. Cominciamo ad avvolgere il filo attorno al gambo, il filo che è stato tagliato diciamo un po' più lungo, fino a ricoprirlo tutto. Ricordo sempre che comunque questo gambo poi non si vedrà perché adesso dovrò iniziare la seconda applicazione. Aspettiamo che faccia un po' presa, cerchiamo anche di rifinire la punta e eventualmente poi tagliamo il filo di eccedenza. Io un attimo però devo tenerlo premuto perché deve fare la presa. Questa è la prima applicazione finita. Adesso momentaneamente la mettiamo di lato e iniziamo la seconda. Quindi con il filato messo sempre in doppio e l'uncinetto di nuovo il numero 4, dobbiamo avviare 18 catenelle e quindi una, 2, 3, 4, 5 e 18. Tornando indietro dobbiamo lavorare 17 maglie basse e quindi una, 2, 3 e 18.
facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, voltiamo il lavoro e in ognuna delle maglie basse sottostanti dobbiamo fare 3 maglie alte. La prima l'ho già fatta e sostituita dalle 3 catenelle, quindi ne devo fare altre 2. Una e 2. Ci vediamo alla fine della riga quando le avrò completate tutte. Ho completato la riga facendo le ultime 3 maglie alte. Adesso 3 catenelle, voltiamo il lavoro e in ognuna delle maglie alte sottostanti dobbiamo lavorarne 2. La prima l'ho già fatta, che è sostituita dalle 3 catenelle, dobbiamo fare la seconda, nella maglia accanto altre 2, e così fino alla fine di tutta la riga. Ho lavorato le ultime 2 maglie alte, ho tagliato il filo e sfilato l'uncinetto. Adesso col lago da lana nasconderò questo filo di eccedenza in mezzo alle maglie. Dopodiché ci vediamo, perché devo cominciare un'altra riga con il bianco. Voltiamo il lavoro e cominciamo a fare la riga a maglia bassa. Il filo d'inizio lo inglobiamo insieme alla lavorazione. Una, 2, 3, 4, 5, 6 sono più che sufficienti. Poi continuiamo senza inglobare più questo pezzettino che adesso taglieremo e lavoriamo in ognuna delle maglie alte sottostanti tutte maglie basse fino alla fine dell'applicazione. Ho terminato anche questa riga a punto basso, ho tagliato il filo e sfilato l'uncinetto e sul retro del lavoro dovrò nascondere con l'ago da lana questa eccedenza di filo in mezzo ai punti. In questa inquadratura si vede la cloche finita e anche le 2 applicazioni. Adesso le dovrò appuntare con gli spilli e poi cucire. Ho cambiato inquadratura per poter fare vedere al meglio le applicazioni di questo cappello. Mi rendo conto che con il nero non è l'ideale fare un tutorial, però questo è un cappello che mi è stato commissionato e quindi ne ho approfittato. Dico, mentre che lo devo lavorare, ovviamente faccio anche un video tutorial. Allora, intanto io ho messo 2 spilli appuntando il maxi petalo, sollevo il gambo per farvelo vedere, che è in prossimità del piccolo scalino che si forma quando si fa una lavorazione a spirale. Ho messo soltanto 2 spilli perché questo maxi petalo deve restare sollevato, quindi darò soltanto un puntino qui di cucitura e un altro qui, quindi
cerco di farlo vedere al meglio, ma insomma si capisce un po'. Adesso prendo l'applicazione iperbolica che ho preparato, l'ho già avvolta eh, con qualche giravolta e la devo mettere, vediamo se riesco, intanto ve la faccio vedere così, poi metto gli spilli perché ho bisogno di due mani a coprire il gambo in questo modo. Metto una pausa, metto gli spilli e ve la faccio rivedere. Ecco, ho messo gli spilli e questo è il risultato. Ovviamente adesso la devo cucire e dopo aver fatto le cuciture nei punti dove ci sono gli spilli e anche un po', diciamo, alla base dove ho lavorato le maglie basse iniziali per bloccarla. Quindi a più tardi, quando poi vi farò vedere il cappello completamente cucito e indossato dall'altro manichino. Ecco il cappello finito. Ricordo, per chi non lo avesse già fatto, di iscriversi al mio canale, di attivare la campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video e di cliccare sul pollice in su se il tutorial vi è piaciuto. Grazie per l'attenzione.